In questo video vi mostrerò come ho creato questo ecosistema vivente all'interno di una serra di vetro. Mi concentrerò in particolare sui passaggi, i materiali e i ragionamenti che ci sono dietro alla creazione di un terrarium tropicale. Uno degli aspetti principali che mi hanno attratto a quella che è diventata la mia più grande passione è proprio il fatto di essere accessibile a chiunque. Bastano infatti pochi materiali facilmente reperibili per poter creare delle bellissime composizioni. Ma facciamo un passo indietro ed iniziamo questa storia dal suo principio. Questa piccola serra di vetro era pressoché perfetta per l'utilizzo che ne volevo fare. Mi è bastato andare a sigillare con un pochino di silicone la parte più bassa. Una volta seccato il silicone, basta usare una lametta da barba per andare a rimuovere le piccole imperfezioni che inevitabilmente si andranno a creare. Lasciato asciugare il silicone per 24 ore, è ora di iniziare. Il primo strato è il nostro doppio fondo, di fondamentale importanza perché diventerà una vera e propria riserva idrica per il nostro terrarium. In questo caso ho utilizzato dell'argilla espansa, ma come potete vedere si può utilizzare qualsiasi tipo di materiale non organico e di granulometria, ovvero dimensione, abbastanza grande. Questo strato iniziale ha due scopi. Il primo è proprio quello di raccogliere l'umidità in eccesso all'interno del nostro minimondo. Il secondo, invece, è più strutturale. Come potete vedere, sto infatti iniziando a dare un'inclinazione al nostro doppio fondo. Questa semplice accortezza ci permetterà infatti di rendere più interessante, ma soprattutto più realistico, il risultato finale. Il secondo passaggio sarà quello di inserire una retina che terrà separato il nostro doppio fondo dal substrato tropicale. Quella che sto utilizzando è una normale e banalissima zanzariera, non c'è nessun bisogno di spendere cifre particolari o di comprare materiale specifico, perché questo prodotto svolge perfettamente il suo lavoro, essendo oltretutto in fibra di vetro e quindi non andando a provocare nessun tipo di problema alle piante che andremo ad inserire. Una volta prese le misure e tagliata la nostra retina, è ora di andare ad inserirla sopra il nostro doppio fondo. Possiamo iniziare ad introdurre dell'acqua in quello che diventerà il nostro piccolo ecosistema. Dopodiché passiamo all'inserimento del substrato da terrarium. Questo substrato deve avere due caratteristiche fondamentali. In primis deve mantenere molto bene l'umidità rilasciandola in modo graduale. Allo stesso tempo il nostro substrato deve essere ben drenante. Non mi dilungo troppo a parlare di substrato, anche se potrei farlo per ore, ma vi invito a lasciare un commento in caso foste interessati ed eventualmente potrò fare un video dedicato in futuro. A questo punto abbiamo completato quelle che sono le fondamenta di qualsiasi terrarium ed è ora di concentrarci sulla parte più creativa. Come potete vedere ho diversi legni che voglio utilizzare per questo progetto e mi soffermo un attimo a spiegarvi il ragionamento dietro alla selezione di ogni legno. Qualsiasi legno, così come qualsiasi roccia e qualsiasi altro elemento strutturale noi vorremmo inserire, avrà infatti sempre e comunque una faccia più interessante delle altre. È molto importante prendersi un attimo di tempo per guardare il nostro pezzo di legno da ogni lato e da ogni angolazione per poter capire quale delle sue facce è quella che ci piace di più. Una volta selezionati gli elementi che vogliamo andare ad inserire, è ora di trovare la collocazione perfetta all'interno della nostra composizione. Questo è un momento importante perché decreterà buona parte del risultato finale. Bastano infatti pochi accorgimenti per riuscire a forzare un senso di prospettiva e profondità
andando quindi a rendere più appagante da un punto di vista estetico il nostro terrarium. Una volta trovata quella che riteniamo essere la collocazione ideale per i nostri elementi strutturali e decorativi, è ora di iniziare a concentrarsi sulla parte vegetale. Siccome questo tipo di terrarium avrà un tasso di umidità costante e piuttosto elevato, è importante selezionare delle piante che amino questo tipo di condizioni. In questo caso la mia priorità è quella di dare un tocco di altezza alla parte posteriore. Vado quindi ad aggiungere questi ciuffi di Asparagus setaceus, dopo averne ripulito le radici di tutto il terriccio originale della confezione in cui l'ho acquistato. Lo stesso procedimento lo ripeto per questa felce. È infatti importante andare a rimuovere quanto più possibile del terriccio originario, in modo da minimizzare, se non completamente evitare, l'introduzione di possibili parassiti all'interno del nostro terrarium. Psst, se ti piace quello che stai guardando, iscriviti al canale e lascia un like a questo video. Mi aiuterà tantissimo a far crescere questo nuovo progetto. Grazie! Una volta preparata la nostra felce è ora di andare ad inserirla. A questo punto abbiamo un perfetto esempio di come sia sempre importante mantenere una certa elasticità mentale nell'approccio alla composizione di un terrarium. Mi sono infatti reso conto che, vista la sua dimensione e la sua forma, il risultato finale sarebbe stato molto più realistico e naturale posizionando la felce sulla sinistra. Ho quindi semplicemente spostato i nostri asparagus per poi andare a riposizionarli in modo da creare un aspetto estetico il più piacevole possibile. Sulla parte frontale e quindi più bassa vado ad aggiungere qualche tocco di colore e delle consistenze diverse utilizzando delle talee di Fittonia e di Pilea mollis. Una varietà di forme, consistenze e colori ci aiuterà sempre e comunque ad ottenere un aspetto il più realistico possibile, che per quanto mi riguarda è un elemento fondamentale di questo tipo di composizione. La doppia colorazione delle foglie di questa begonia la rende una delle mie piantine preferite da utilizzare in questo contesto. A questo punto potrei continuare ad aggiungere molte altre piante, ma preferisco fermarmi un attimo e concentrarmi su una delle altre star di questo spettacolo, ovvero il muschio. Questi piccoli cuscini di Leucobrium glaucum sono infatti perfetti per questo tipo di utilizzo. Anziché andare a ricoprire l'intera superficie con del muschio, aggiungo anche del lapillo e della pietra lavica. In questo modo riesco a rendere più piacevoli le transizioni tra i diversi elementi. Questa è una delle fasi che preferisco nella creazione di un minimondo. È infatti proprio in questo momento che tutto il nostro lavoro e la nostra idea iniziale iniziano a cristallizzarsi e a prendere forma. Trovo sempre molto affascinante come questi piccoli dettagli finali riescano ad avere un grande impatto sul risultato e in particolare sull'armonia delle nostre composizioni. A questo punto il nostro minimondo potrebbe essere terminato. Avremmo infatti raggiunto un risultato più che soddisfacente, ma con un'ultima aggiunta di qualche piccolo dettaglio riusciremo a dargli quel qualcosa in più che, a mio avviso, gli farà fare un salto di qualità. Per quanto piccoli, infatti, questi ultimi rametti danno un aspetto molto più realistico e molto più piacevole all'intera composizione.
facendolo sembrare ancora di più un vero e proprio spaccato di foresta tropicale. Non ci resta altro da fare che dare una abbondante spruzzata al nostro minimondo, per poi chiuderlo e riporlo in un luogo ben illuminato. Se avete guardato fino a qui, innanzitutto vi ringrazio per la vostra attenzione e mi permetto di chiedervi di lasciare un like sotto a questo video e di iscrivervi al canale. Questo mi aiuterà tantissimo nella crescita iniziale di questo nuovo progetto e vi permetterà di rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Per qualsiasi dubbio, domanda, curiosità o input su quello che volete vedere nei prossimi video, invece vi invito a lasciare un commento.